Ecco il dettaglio della pipettina che ha trovato, la canaletta, e di un paio delle sue sorelle. Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. Oggi siamo tornati a Rio Berto alla ricerca delle pagliuzze d'oro rimaste all'interno dello scavo che precedentemente avevamo già iniziato. Di acqua ce n'è poca, ma basta per il lavaggio che devo condurre. Per quanto riguarda l'area di lavoro, mi sono portato il mio cabasso che contiene circa 20 litri di sedimento setacciato. Come setaccio oggi mi sono portato una semplicissima cassetta da frutta, la quale metto inclinata all'interno e lascio poi il sedimento scorrere lungo la griglia. Una griglia di circa sarà 1 centimetro per mezzo centimetro. Per quanto invece riguarda il tappeto di cattura, è sempre il tappetino Dream Mat di importazione americana. Le trappole che vedete all'interno semplicemente permettono loro di essere concentrato negli incavi, cioè in queste porzioni. Il tappetino funziona molto bene, si carica il sedimento nella porzione iniziale della canaletta, l'imbuto convoglia l'acqua, il sedimento tendenzialmente lo carico in questa porzione, così ha tutto il tappeto per far sì che l'oro venga concentrato. L'oro si concentra tendenzialmente nei primi 10 cm, tutto il resto invece è una sicurezza aggiuntiva. Anche se la canaletta è molto corta e stretta, non vuol dire che perda oro, la pulisco spesso. Diciamo che ogni 10-20 litri quel tappetino lo rimuovo e metto il concentrato all'interno del mio piatto MyLab. Oggi ho portato anche una zappa per far sì di lavorare meglio questo costone. Il mio obiettivo di oggi è quello di andare a approfondire quest'area di ricerca. Mi manca ancora da lavorare la porzione anteriore, alle volte l'oro si ferma a posizione anteriore rispetto ai massi. In questo caso l'oro che ho trovato è sempre stato dietro e di fianco questo masso di grandi dimensioni, soprattutto in quanto ci sono questi clasti cementati, formano un deposito sottostante a quello recente. E semplicemente questo deposito che vedete, composto da ciottolame, è più recente, invece questo qua sotto è più alterato e più antico. Durante le piene antiche l'oro è andato a depositarsi in mezzo ai ciottoli di quello più antico, in quanto era più difficilmente erodibile. Quindi adesso io sì, sto anche entrando all'interno del costone, però soprattutto quello che è più semplice è andare a vedere lungo la lunghezza del costone se mantiene il tenore, cioè la concentrazione di oro, piuttosto che la posizione semplicemente in mezzo a quei clasti. E quindi, ricapitolando il lavoro di oggi, quello che andrò a fare semplicemente sarà testare questo costone per cercare eventualmente delle concentrazioni di oro maggiori rispetto a quelle che finora ho trovato. Concentrazioni che comunque approssimativamente sono intorno ai 3-4 decimi di grammo per persona a giorno, il quale non è affatto male considerando che questo è un rio montano. Andrò quindi semplicemente a lavorare verso valle i sedimenti del costone facendo un test spot ogni circa 1-2 metri e sulla base della concentrazione che trovo vedrò di fermarmi piuttosto che proseguire nel caso in cui oro non ce n'è. Quindi sto facendo, diciamo, un processo ibrido, in quanto la prospezione è in quella fase in cui cercate il tenore di oro, cioè semplicemente quanto oro c'è nei sedimenti. Più oro c'è, meglio è, tendenzialmente il discorso è questo, oppure più oro particolare c'è dal punto di vista collezionistico, quindi non si guarda la quantità ma la qualità, e meglio è. In questo caso io utilizzo la canaletta per semplicità, perché invece di testare al piatto 3 litri voglio testare 20 litri per volta, cioè un cabasso. Questo mi fornisce dei risultati più in media, in quanto il piatto ha il difetto che, essendo che solo 3 litri andrete a vagliare, e durante la prospezione vi potrebbe dare dei problemi numerici dopo, perché il piatto potrebbe essere un piatto che sopravvaluta la risorsa, cioè semplicemente trovate molto più ore quanto in realtà ce n'è, quindi andate poi a fare produzione successivamente con scarsi risultati, piuttosto che il piatto invece vi fornisce risultati pessimi perché semplicemente il sedimento che campionate non ha quel tenore richiesto per la lavorazione. Vi faccio un esempio molto pratico. Allora, se io andassi, e ho già provato, quindi per quello ve lo sto spiegando, a campionare i sedimenti superficiali di questo costone, i primi 10 cm sono quelli di solito lavati dalle piene, contengono leggermente più oro, ma oro fine. Se io andassi invece a campionare i sedimenti del medesimo costone, ma circa mezzo metro all'interno, come in quel buco, praticamente l'oro sparisce.
Perché? Semplicemente vuol dire che il sedimento recente contiene pochissimo oro, se non niente, perché io ho trovato in questa località circa mezzo grammo, 1 grammo d'oro, perché l'oro va a concentrarsi tra i clasti che affiorano del deposito sottostante molto alterato, duro, il quale agisce come fosse una trappola preferenziale durante le piene. Quindi se io andassi a fare un piatto di 3 litri di quel sedimento raccolto tra questi ciottoli che vedete affiorare, sarà molto ricco d'oro, quindi sopravvaluterà il risultato. Se io andassi a fare un campionamento di sedimenti sopra, semplicemente il risultato che otterrò sarà pressoché nullo. Se io andassi invece a fare un campionamento all'interno di quei sedimenti, di nuovo il tenore si abbassa. Cosa mi dice la prospezione? Mi dice che a me conviene coltivare quell'orizzonte aurifero, cioè semplicemente tutti i sedimenti rimasti intrappolati tra i ciottoli. Ed è quello che andrò a fare oggi, a vedere a conferma se ciò che ho capito con il piatto è vero piuttosto che no. Sto rimuovendo quello che si chiama overburden, cioè semplicemente sedimento superficiale, i primi 10 cm, che mi permettono poi di intravedere quello che c'è veramente nel costone. Semplicemente perché sia le piogge sia la piena stessa, una volta che vanno a dilavare questo versante, i ciottoli si muoveranno e anche di conseguenza i primi 10 cm non rappresenteranno veramente quello che c'è dentro il costone. Sono questi costoni a fornire loro il fiume. Non si vanno a lavorare i costoni, in questo caso sto andando a lavorarlo perché voglio vedere se veramente questo costone è la fonte loro che sto trovando leggermente poco più a valle, che avete visto nelle scorse puntate. Sto rimuovendo il sedimento superficiale, lo accantono alla base, questo grazie alla mia sessola vado ad asportarlo e lo introduco all'interno di questo settaccio, che è semplicemente una vaschetta da frutta, la quale la lascio inclinata, e non solo il sedimento lo lavo grazie all'acqua all'interno del settaccio, bensì lo scuoto energicamente. Una volta che questo è ben lavato, lo vado semplicemente a scartare a fianco. Questi scarti successivamente andrò poi a ripristinarli lungo il costone piuttosto che nelle cavità che ho formato, in quanto sempre gli scavi devono essere ripristinati. Il discorso che voglio farvi notare è il seguente. Vedete, ci sono questi ciottoli, i quali sono, diciamo tra virgolette, annegati in questo sedimento più alterato. Cosa succede? Durante una piena, nel caso in cui questi ciottoli venissero a giorno, cioè nel caso in cui affiorassero, semplicemente opporrebbero una grande resistenza al flusso dell'acqua e loro andrebbe a concentrarsi negli interstizi, negli spazi liberi in questo sedimento che rimane tra un ciottolo e il successivo. Mentre il ciottolame superficiale, cioè semplicemente quello più recente, si muove durante le piene, questo invece non si muoverebbe. Adesso il discorso qual è? Andare a rimuovere questo sedimento. Se riuscissi a togliere questi ciottoli sarebbe opportuno a lavarli, troverei tutto l'oro presente e via via andrò a vedere verso valle, soprattutto dietro questo grande masso, vi fosse qualcosa. Quando lavate il sedimento alla canaletta, mi raccomando di lavarne poco alla volta, ma è fondamentale che le trappole non lavorino mai troppo in fretta, soprattutto se la canaletta è molto corta. Allora, ho finito di lavare il cabasso e buona parte del secchiello, sono spuntati un paio di puntini molto belli, in particolare una pepitina. Le trappole sono molto annerite perché ricchi di materiale pesante e via via, eccola lì, la vedete proprio al centro dell'inquadratura. E sarà di 3-4 mm e poi c'è un paio di sorelle anche qui e a lato. Come vedete proprio questa canalina funziona molto bene, si ferma tutto in 10 cm, soprattutto perché l'oro è un minerale molto pesante. Ci sono anche dei piombini, tipo qua, in questa posizione c'è un piombino, anche quello l'ho visto dall'inizio ed è rimasto fermo lì. Però l'importante è usare questi strumenti mai con troppa acqua e anche non lasciateli mai lavorare senza introdurre nuovo materiale. Adesso io lo sto facendo lavorare giusto un attimo per concentrare ulteriormente e per spiegarvi due cose, però in generale appena finite 30 secondi rimuovete la canaletta, lavate il tappetino. Ecco il piombino, non si è praticamente mosso, ecco il dettaglio della pepitina che ho trovato, la canaletta,
e di un paio delle sue sorelle. Questo è il risultato del lavaggio dei primi 20 litri. Soprattutto questa ha una dimensione già ragguardevole. Peccato che non è molto spessa, come ho già potuto notare. Sono circa a metà del secondo cabasso e vedete un'altra bella pagliuzza spunta. Ecco il risultato della seconda tranche. Allora, siamo nella terza fase, sto lavando il terzo cabasso, quindi sto lavando dal 40° al 60° litro. Iniziano a spuntare già alcune pagliuzze anche di grandi dimensioni. Questa si sta muovendo verso la trappola, come vedete. Questo è il risultato del terzo cabasso. Sono stato finora abbastanza fortunato, non tanto in termini di quantità, perché secondo me sono intorno a 1 o 2 decimi e dopo 3 cabassi secondo me è una quantità non proprio eccellente, ma soprattutto per quanto riguarda la qualità. Ho trovato una bella scaglia da 2-3 mm e anche una piccola pepitina, il quale è abbastanza spessa anche. Questa località continua a dare oro, nel senso che ogni piatto qualche puntino esce sempre fuori. Diciamo che il mio obiettivo è quello di trovare una piccola pepitina, anche perché sto scavando dove Giacomo aveva trovato una pepita. Bene, siamo allora arrivati a fine giornata, volevo solo farvi vedere un attimo i lavori come si sono conclusi, ecco. Devo ancora pulire il concentrato per vedere il risultato, ma a occhio poi peseremo insieme, sarà intorno a 1,5 decimi, forse 2 decimi. Dal punto di vista della qualità invece ci sono un paio di pepitine molto belle che sicuramente finiranno nella mia collezione. Sono andato quindi a rimuovere questi sedimenti, soprattutto quelli incastrati tra questi sassi che sono rimasti cimentati gli uni contro gli altri. Inoltre ho anche rimosso una parte del costone per andare a vedere se vi fosse della concentrazione di oro all'interno, ma sfortunatamente non ce n'era molto. La maggior parte era appunto concentrato, come pensavo, all'interno di queste fessure, le quali non sono delle fessure sul substrato roccioso, bensì quell'oro giace su questi sedimenti molto alterati. La pepita comunque di maggiori dimensioni è quella che è stata trovata di oggi, è stata trovata in quella porzione, a contatto come pensavo con i ciottoli. Ho ricavato questo concentrato, adesso andrò a pulirlo e vedere i risultati finali. Tutto l'oro è anche presente qua dentro. Come sempre nel lavaggio conclusivo della giornata utilizzo un piatto grande, la MyLab, come base, in maniera tale da recuperare tutto concentrato ed eventualmente anche delle pepitine o pagliuzze rimaste perse durante il processo di lavaggio. Come sempre una prima fase di shaking per far sì che l'oro vada al fondo del piatto e da qui in poi inizio il lavaggio vero e proprio, cioè vado a scartare tutti i sedimenti che oro non sono. Il sedimento in questo caso è molto pesante, è ricco di magnetite, granato, c'è anche delle ematite. L'oro inizia a affiorare negli angoli. Man mano che procediamo col lavaggio aumentiamo la frequenza, in sostanza deve entrare poca acqua per volta. Qua e là alcune pagliuzze iniziano già ad affiorare, man mano che affiorano io shakero così che vado di nuovo al fondo e quindi ottengo una minore possibilità di perderle durante il processo. Io tendenzialmente conservo il mio concentrato di lavaggio, perché poi il microscopio, una volta tolta la magnetite, si possono osservare dei minerali molto carini, come possono essere granati, vi dicendo. Ciottolini di maggiore dimensione, potete anche rimuoverli dopo averli lavati. Fate sempre più attenzione man mano che andate avanti nel processo, perché potreste poi perdere dell'oro. In questo caso perdere è un termine relativo perché è sotto l'altro piatto e quindi andrei poi a fare comunque lavaggio di controllo. Trovo questi piatti MyLab molto performanti. Vi lascio il link nella descrizione del video in caso in cui anche voi vogliate acquistare un set di piatti MyLab. Qui iniziamo a intravedere qualche risultato. Questo è il risultato di oggi.
Adesso andiamo a vederlo più nel dettaglio. Questo è il risultato di 100 litri di sedimenti setacciati e soprattutto lavati. Cosa significa? Che è stato eseguito un setacciamento con acqua che ha permesso anche di recuperare l'oro rimasto attaccato ai ciottolini.